Oggi parliamo del dipinto di Sandro Botticelli Pallade il Centauro e della sua connessione con il grande arcano numero 11, è la carta del potere, la fortezza. Questa versione della carta fortezza è inserita nel mazzo dei cosiddetti tarocchi di Mantegna. Il cosiddetto mazzo di carte del Mantegna è stato in passato erroneamente attribuito all'artista Andrea Mantegna. Oggi questa ipotesi è stata smentita, ma il mazzo mantiene il nome di mazzo di carte del Mantegna. Torniamo però adesso all'opera di Sandro Botticelli, che è ancora considerata misteriosa, perché il suo significato non è stato ancora svelato, ma noi correggeremo questo paradosso storico perché abbiamo in mano una chiave, ed è proprio la carta del potere dei tarocchi. Vediamoli vicino. Nel dipinto Sandro Botticelli sostituì il leone, immagine di bestia selvaggia, con la figura del centauro, che è a sua volta noto nella mitologia per il suo temperamento sfrenato e feroce. Si noti inoltre che la testa del centauro è solo formalmente attaccata al corpo del cavallo, questa testa è tagliata. La testa mozzata è un'allusione alla testa mozzata di Giovanni Battista, venerato dai Templari. Inoltre, questa testa presenta dei tratti fisionomici individuali che ci permettono di riconoscere questo personaggio contemporaneo di Sandro Botticelli. È lo stesso volto che ha raffigurato in un'altra sua opera famosa, L'Adorazione dei Magi. Tutti i personaggi di questo dipinto sono noti, sono stati riconosciuti dagli storici dell'arte, tutti tranne uno. L'identità di Giuseppe in cima alla piramide non è stata ancora stabilita. Tuttavia, l'analisi antropomorfa dimostra che i parametri biometrici del volto del centauro e del volto di Giuseppe coincidono. Si tratta della stessa persona, il cui nome è Marsilio Ficino. Nel dipinto di Pallade e il Centauro, Marsilio Ficino ha i capelli scuri, ma nel dipinto Adorazione dei Magi sono chiari e questa è l'unica differenza. Nei prossimi video vi parlerò di chi è Marsilio Ficino e per cosa è famoso, ma torniamo ancora una volta al dipinto di Botticelli. Nella mano della ragazza c'è un'arma, una alabarda, ma l'asta di questa alabarda è troppo pesante e Pallade non sembrerebbe in grado di sollevarla. In realtà si tratta di una colonna, che è raffigurata anche nella carta dei tarocchi. La colonna però è spezzata perché il potere dello spirito permette di infrangere dogmi e pregiudizi anche se consolidati. E in cima all'alabarda Botticelli ha raffigurato un segno sorprendente. Se noi la osserviamo, la giriamo di 90 gradi e la ingrandiamo un pochino, possiamo vedere questo, il segno del cosiddetto priorato di Sion. Gli studiosi e ricercatori moderni considerano il priorato di Sion una società segreta che si suppone antecedente alla storia ufficiale dei Templari, ma è una bufala storica. Tuttavia vedremo nei prossimi video come il mito o la vera storia del priorato di Sion ha influito sull'arte rinascimentale e New Age. Svelerò anche ulteriori sorprendenti indizi di significato del dipinto di Sandro Botticelli e analizzeremo come il priorato di Sion, la sua storia e la sua mistificazione ha influito sulla storia delle arti visive tutte. A presto!